Per insaporire i tuoi piatti solitamente aggiungi un pizzico di sale? Hai mai provato a sostituirlo con qualche spezia? Amici del benessere, buongiorno e bentornati sul mio canale. Se hai già visto i miei video saprai sicuramente chi sono, se invece sei nuovo su questo canale mi presento. Ciao, sono Alberto Zippo, il tuo cultore del benessere preferito, e oggi scopriamo insieme come sia possibile ridurre il sale dalle nostre pietanze, sostituendolo con degli alimenti utilissimi per la salute, le mie amate spezie. Ti consiglio di guardare il video fino alla fine se vuoi scoprire le 8 spezie che reputo indispensabili da avere nella propria cucina per migliorare il proprio livello di benessere. Inoltre, se hai piacere, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Come ormai saprai, il mio obiettivo è di sfruttare tutto ciò che possa aiutare il mio organismo a migliorare e poi condividerlo attraverso i social. Le spezie sono uno degli esempi più lampanti. Sono molti gli aspetti benefici legati all'uso di ingredienti come zenzero o cannella, giusto per citarne alcuni. Prendi ad esempio la curcuma, è ormai considerata un superfood per eccellenza. Ho parlato dei superfood nel video che ti lascio qui sopra se per caso vuoi approfondire. Le spezie sono degli alleati fantastici nelle nostre giornate. Non apportano praticamente nessuna caloria ai piatti, riuscendo però a donargli un sapore diverso da quello a cui siamo abituati. Possono tornare molto utili per ridurre la quantità di sale impiegato nelle nostre ricette, riuscendo a sostituirlo quasi completamente. Ciò che spesso si ignora però è che alcune spezie hanno anche effetti molto benefici per la nostra salute. Ci siamo mai chiesti perché paesi come India, Marocco o Turchia utilizzano da secoli queste meraviglie della natura vendendole nei loro favolosi mercati? Semplicemente perché sono ottime per svariati motivi. Possono essere utilizzate per conservare i cibi, aromatizzarli e renderli più sicuri da consumare grazie al loro effetto antibatterico. Solo nello scorso secolo però si è capito che hanno anche effetti digestivi, antiossidanti ed antinfiammatori. Sicuramente il loro utilizzo in cucina favorisce l'appetibilità e aiuta a ridurre la quantità di sale e quindi la maggior parte delle malattie di origine cardiovascolare. Se hai visto il video riguardante il sale che ti lascio qui sopra, saprai sicuramente a cosa mi riferisco. Ora veniamo al dunque e cerchiamo di capire quali possono essere le migliori spezie da inserire nella nostra alimentazione quotidiana e quali benefici possiamo ricavarne. Una piccola precisazione prima di partire. In questo elenco non parlerò di zenzero e curcuma, dato che meritano una puntata a parte. La prima spezia di oggi è il famosissimo pepe nero. È l'ABC delle spezie, quello che si trova più o meno in qualsiasi cucina, anche la più scarna. Dona sapore alle pietanze ed è molto utilizzato. C'è chi, come me, lo usa spesso, ma ci siamo mai chiesti se possiede delle proprietà benefiche? La risposta ovviamente è sì. Favorisce la digestione e stimola il metabolismo, ha proprietà antisettiche ed è un antidepressivo naturale. Esistono delle particolari precauzioni da prendere? È sconsigliato in caso di gastrite, ulcera o emorroidi perché tende ad irritare le mucose. Passiamo alla seconda spezia di oggi, la cannella. Utilizzata in particolare per i dolci e per la cioccolata, in realtà la cannella nella tradizione orientale viene usata anche per le carni e per la preparazione del curry. È un potente antiossidante naturale, stimola la circolazione sanguigna e contribuisce a combattere il colesterolo. Ha proprietà antibatteriche sfruttate nell'antico Egitto per l'imbalsamazione dei defunti, oltre che antisettiche, stimolanti e digestive. Secondo recenti studi, sembrerebbe utile per chi è affetto da diabete di tipo 2, grazie alla presenza di un particolare polifenolo che avrebbe un'azione simile a quella dell'insulina. Risulta essere un buon rimedio naturale contro raffreddore, influenza, diarrea e molti altri fastidi grazie all'azione antimicrobica e astringente. È inoltre un perfetto condimento per chi segue diete dimagranti. La terza spezia di oggi è il cardamomo. Non è considerata una delle spezie fondamentali da avere in cucina, ma a volte può essere un vero e proprio asso nella manica.
È una delle spezie più usate nella medicina ayurvedica indiana per curare una serie di malattie come quelle legate alle vie respiratorie. Ecco un elenco di alcuni dei più importanti benefici di questa spezia. Aiuta la digestione, disintossica, calma gli spasmi muscolari e il dolore, guarisce infezioni del tratto urinario, abbassa la pressione sanguigna, ha proprietà antiossidanti, previene la formazione di coaguli di sangue, è un antinfiammatorio, calma lo stress, funge da antibatterico, stimola la diuresi, può essere considerata un afrodisiaco, riduce l'acidità ed è un antifungino. Per chi soffre di alito cattivo si potrebbe aggiungere una goccia di olio essenziale di cardamomo sullo spazzolino da denti 2 volte al giorno. Ormai saprai sicuramente che amo raccontare le mie esperienze. Il caffè più buono bevuto in vita mia è stato proprio con aggiunta di cardamomo in un ristorante siriano tanto tempo fa. La cosa che più mi è rimasta impressa è stata proprio la durata del suo sapore in bocca, un vero portento. Parlando di benessere, ti ricordo che non sono un fan del caffè, è una sostanza acidificante, come saprai sicuramente se hai visto il mio video che ti lascio qui sopra. Il cardamomo risulta essere ottimo anche contro il raffreddore, l'influenza e le malattie respiratorie, magari bevendo un tè caldo di semi di cardamomo schiacciati. Questo potrà sicuramente contribuire ad accelerare il processo di guarigione. Come per le precedenti spezie, il cardamomo ha la proprietà di accelerare il metabolismo e risulta quindi utile per dimagrire. Spezia numero 4 di oggi, i chiodi di garofano. Celebri per essere utilizzati nel vin brûlé e nei dolci, possono essere ottimi anche per marinare la carne e per arricchire infusi e tè. In passato venivano usati come rimedio naturale contro il mal di denti e ancora oggi sono presenti nella composizione di molti disinfettanti orali. Per chi soffre di mal di denti è consigliato il suo utilizzo. Hanno un effetto analgesico e anestetico quasi immediato. Io ho sempre nella mia dispensa una boccetta di olio essenziale di chiodi di garofano da tenere per le emergenze. Stimolano la circolazione sanguigna, aiutano a vincere la spossatezza, il mal di testa e la perdita di memoria. Inoltre sono digestivi e tonificanti. Altra virtù di questa preziosa spezia è quella di essere un potente antiossidante naturale. Combatte l'azione dei radicali liberi mantenendo giovane l'organismo. La quinta spezia di oggi è il coriandolo. Di questa spezia si usano sia le foglie che i frutti, quindi potresti trovarlo sia sotto forma di erba che di granelli simil pepe, da avere sempre nella tua dispensa delle spezie. I frutti in particolar modo hanno un sapore quasi agrumato, perfetto quindi per zuppe e salse. Il coriandolo fresco o in granelli si usa per le carni, le insalate e condire in generale le verdure. È un buon rimedio naturale contro le coliche addominali, difficoltà digestive e gonfiore. Il suo effetto stimolante attenua il senso di fatica, combatte l'inappetenza, lo rende un buon tonico per l'attività cerebrale e per il sistema nervoso. Ha inoltre un effetto fungicida e antibatterico. La sesta spezia di oggi è l'origano. È un potentissimo antibatterico che combatte le infezioni. I suoi fiori contengono un olio essenziale formato da varie sostanze aromatiche che sviluppano un inconfondibile sapore forte. Le sostanze aromatiche contenute nell'olio essenziale dei fiori della pianta di origano esercitano alcuni benefici effetti. Favorisce la digestione, aiuta ad espellere i gas dall'intestino, ha proprietà toniche per il sistema nervoso, infine libera le vie respiratorie in caso di raffreddore e tosse. La spezia numero 7 è la noce moscata. Spezia comunemente usata in cucina, è fonte preziosa di sali minerali e potassio e ha grandi proprietà depurative. L'importante è non esagerare. In dosi abbondanti può essere considerata anche un alimento pericoloso, che nel peggiore dei casi può causare addirittura allucinazioni, oltre che perdita di concentrazione. Le dosi superiori ai 10-20 grammi possono provocare avvelenamento. L'ottava ed ultima spezia di oggi è la paprika. Ne esistono 3 varianti a seconda del grado di dolcezza e piccantezza desiderati: forte, dolce ed affumicata. Tra le 3 io preferisco quella più forte, la utilizzo spesso. Ha proprietà toniche, stimola l'apparato digerente facilitando la digestione, rinforza l'apparato circolatorio ed è antisettica.
È ricca di vitamine e minerali. Se il popolo turco la usava come medicina, ci sarà certamente un motivo. Può essere consumata anche come tisana. Queste sono solo alcune delle proprietà di un numero limitato di piante. Le spezie infatti sono innumerevoli, così come innumerevoli possono essere i loro benefici naturali. Sicuramente in futuro creerò un altro video dedicato ad altre meraviglie della natura, che oggi per dovere di tempo non sono riuscito ad illustrarti. Ultimo consiglio, ma che reputo fondamentale: cerchiamo di prediligere spezie non in polvere ove possibile e pagarle il giusto prezzo. Come dico sempre, fidati di te, sperimenta quotidianamente, ma soprattutto ascolta il tuo corpo, ti darà tutte le risposte che stai cercando. Anche per oggi ho concluso, non prima di ricordarti che puoi sostenermi senza alcun costo. In che modo? Beh, se ti è piaciuto questo video lascia un bel like qui sotto, condividendolo con le persone che sai che potrebbero apprezzare. Se gli argomenti che tratto sono di tuo interesse, iscriviti al canale ricordandoti anche di cliccare sulla campanella, così da ricevere la notifica alla pubblicazione di un nuovo video. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e averti fatto venire voglia di approfondire queste tematiche. Un saluto dal tuo Alberto Zippo e ci vediamo al prossimo video.